Buongiorno a tutti! Buongiorno! Allora, questa bellissima spiaggia, Playa de los Ojos, nel litorale sud dell'isola di Fuerteventura, dove ci siamo rilassati 2 giorni abbondanti. E 3 notti. E 3 notti. Partiamo. Questo è l'ultimo giorno che facciamo a Fuerteventura. Lasciamo anche l'isola di Fuerteventura. Esattamente. Adesso andiamo a fare un po' di commissioni, poi nel tardo pomeriggio abbiamo il traghetto che ci porterà Alla successiva isola che è Gran Canaria. E quindi impressioni di Fuerteventura? Un'isola assai piacevole, molto rilassante, piena di spiagge, con dei panorami stupendi e delle possibilità di soste in camper sul mare, sulle falesie, dietro le spiagge, dei punti meravigliosi. Insomma, molto molto positiva, direi. Tu che ne dici? Selvaggia e un po' zingara, però assolutamente affascinante. Un posto dove è possibile ricaricare le batterie. Gran Canaria io la ricordo vagamente, poi sarà molto diversa da quando ci sono stato io, e poi io ci stavo anche per altri motivi, dovevamo partire per la traversata atlantica, quindi era l'ultima tappa europea prima di attraversare l'Atlantico. E comunque più città, più Europa. Qua invece Fuerteventura è proprio Africa selvaggia con un'organizzazione europea, ovvio. Ora partiamo. Venite Via. con noi e continuate il viaggio assieme a noi. Siamo al faro de Jandia, margine sud dell'isola di Fuerteventura. C'è un bel ventone e oggi per la traversata in traghetto per Gran Canaria ci aspetta un bel maretto. Ci sarà da divertirsi. Sarà da divertirci, guardate che roba. Ultima tappa prima di prendere il traghetto per Gran Canaria, facciamo una sosta alla Playa de Malnombre, un'altra splendida spiaggia di acqua cristallina e sabbia chiarissima. Guardate che bellezza qua, siamo in alta marea adesso. A Playa Malnombre abbiamo conosciuto due amici italiani, Sì. anche loro qua, che comunque hanno deciso di verificare come si sta qua nel mondo canaro, e sono Sonia Io sono Victor. e si sta molto bene. Vi confermiamo, da qua non ce ne andiamo più. non abbiamo trovato un italiano che sta qua che decide di andare via o di tornare in Italia. Alla fine questo diventa Italia, poi là non so che cosa diventerà. Fuerteventura è piena di italiani, per cui Sì. potrebbe essere una succursale italiana, davvero, No, una cosa molto vero. bella. Comunque anche Sonia e Victor hanno il loro canale, soprattutto Victor che lavora nel mondo della È quello che si fotografia. sbatte di più, quindi nel mondo della diamogli in fotografia, e invece Sonia tu sei nel mondo mezzo del marketing. del marketing, che è importante per vendere le fotografie di Victor. Queste sono molto importanti. Anche loro hanno un loro canale, dei travelisti. Noi li abbiamo conosciuti perché con la parola velisti ho detto cavolo, altri velisti, quindi ha detto altri velisti, magari che sa, potrebbero venire da noi in Sicilia a provare un Io po' non di so barca. se torniamo in Italia, cosa che non è scontata. Oppure noi ci siamo già informati sui posti barca qua alle isole. Bello. C'è Qui un progetto di portare il Ronic qua sarebbe alle Canarie. Sì, Valutiamo. volentieri. Valutiamo. come no. Comunque noi li salutiamo, anche perché oggi pomeriggio abbiamo il traghetto per Gran Canaria, dove ci aspettano altri amici, Le strade si quindi dividono.
salutiamo Piacere. Victor e Sonia e seguiteli, sono interessanti. Soprattutto Victor fa delle riprese molto meglio delle nostre. Dai. Ci siamo, amore, si parte. Lasciamo con un po' di dispiacere Fuerteventura. Una piccola punta di tristezza c'è, anche se il nostro viaggio prosegue. Siamo all'inizio di una nuova avventura a Gran Canaria, ma abbiamo solo una consolazione: torneremo, sicuramente torneremo. Si sale, ragazzi, ci si imbarca. E lasciamo Fuerte. È un'isola che ci ha preso il cuore, quindi davvero un velo di tristezza. Ma sappiamo che andiamo incontro a un'altra isola che sarà completamente differente e per questo ancora di più ci emoziona la partenza. Gran Canaria! Buongiorno! Buongiorno da Gran Canaria. Siamo arrivati ieri sera a Gran Canaria, siamo arrivati un po' tardino, quindi ci siamo sistemati qui, abbiamo trovato di notte questo posteggio. Siamo a Costa Ayala, circa 6 km a ovest di Las Palmas, quindi lato nord dell'isola. Siamo molto tranquilli, il posto è molto tranquillo, insomma siamo in mezzo alle case, molto più abitata Gran Canaria rispetto a Lanzarote e a Fuerteventura. Siamo quindi, considerando anche la Graziosa, alla quarta isola delle Canarie. È vero, la quarta questa. Adesso iniziamo questo viaggio in Gran Canaria, ci staremo un mesetto circa e quindi ce la vediamo con estrema calma. Guardate intanto dove siamo, il posto non è mica male. Il mare è molto tranquillo, sembra quasi mediterraneo da com'è tranquillo. Comunque adesso ci muoviamo, venite sempre con noi, per cui ci muoviamo un po'. Vamonos. Vamonos! Siamo nel versante nord-ovest dell'isola di Gran Canaria. E andiamo a vedere un po' di panorama. Che ventone qui che c'è oggi! E viene da sud-ovest. Faro di Sardina. Un bel faro bianco e rosso.
completamente diversa Gran Canaria dal resto delle isole precedenti che abbiamo visto, ossia Lanzarote e Fuerteventura. Qui è un po' più rocciosa, molto più simile a Lanzarote, quindi con queste rocce vulcaniche, molte piscine naturali dove rinfrescarsi. Abbiamo deciso io e Mauretto di stare un po' lontani. Io sono finita su uno scoglio e lui a distanza su un altro, guardatelo là. Eccolo! Eccolo! Il faro! E dopo il faro non poteva mancare la visita al paesino di Sardina, che è questo qui sotto. Noi siamo sopra la Falesia parcheggiati e ora insieme a voi andiamo a vedere il paesino. Ci porterà da qualche parte questa scaletta microscopica. Prova. Sì, sì. La playa Chica, la playa piccolina. Davvero peccato, perché questo è un ottimo ridosso per gli Alisei, è che oggi ho girato da sud-ovest. Ricordo anch'io quando ero in Caribe, tutte le isole avevano tutti i ridossi da nord-est, quindi erano esposti a sud-ovest e se girava raramente, quando girava a sud-ovest ballavamo come dei disperati. Il pueblo è molto lindo, con questa piccola spiaggetta e le case ridossate. Sono seduto sul premio della letteratura. Ufficio porto di Sardina messo all'interno della roccia. Questa stele commemorativa che ha alle mie spalle racconta che in questo luogo, in questa baia,
che solitamente è molto riparata dai venti di nord-est, quindi oggi è una giornata un po' anomala, chiamiamola così. Trovò rifugio Cristoforo Colombo nell'agosto del 1492 con la caravella Pinta, che aveva necessità di una riparazione al timone. Erano partiti da Palos e sono arrivati qua, quindi si è fermata la Pinta per riparare il timone, mentre la Nina e la Santa Maria hanno proseguito fino alla Gomera, dove hanno atteso poi che la Pinta si riunisse a loro. E questo è un punto commemorativo della scoperta di Cristobal Colón delle Americhe. E anche qui, come in tanti posti di queste isole, c'è la colonia felina. Infatti qua i gatti sono pulitissimi, bellissimi, gli danno sempre da mangiare, però sono spesso del popolo, di tutti. E in questa piccola casetta qui dietro ci vive persino una persona. E il carletto l'abbiamo parcheggiato qui, vista tramonto, vista mare. Ora stiamo rientrando a casina perché ormai si fa quasi buio e quindi vi salutiamo. Ci vediamo domani? Che dici, Mau? Ci sono buone probabilità. Notte, notte a tutti, ciao ciao! Eccoci qua, abbiamo passato la mattinata qui a Sardina e adesso ci muoviamo. È arrivato il momento perché abbiamo trascorso tutta la mattinata, anche parte del pomeriggio, sono già le 3:30 e quindi dobbiamo muoverci per andare a vedere qualche altro posto. Poi valuteremo se tornare qui a dormire da un'altra parte. Andiamo, ciao! Abbiamo notato che qui a Gran Canaria c'è una coltivazione esagerata di banane, bananeti e serre di bananeti ovunque. Ma tu lo sapevi che c'erano così tante banane qua a Gran Canaria? Sapevo che c'erano coltivazioni di banane, ma che erano così tante no. Laggiù in fondo, nella nebbia, sopra le nube, si vede il Teide di Tenerife, la montagna più alta di Spagna, che è quasi 4000, adesso poi di preciso andiamo a verificare quant'è. È quello là sullo sfondo, non so se con la GoPro si riesce a vedere. Siamo ad Agaete. E questo è il suo spiaggione con gente che tuttora fa il bagno perché c'è una temperatura perfetta, fa caldo. Qui siamo a Puerto de las Nieves, vicino ad Agaete, è il porto commerciale anche per qualche nave da diporto e pescatori.
È un delizioso sul mare, quindi con una diga che ripara da venti, è molto riparato anche per fare un po' di bagno, qui appena dietro dove c'è la spiaggia, è anche carino. E poi ci sono tanti localini qui sul porto, dove oggi con questa giornata senza vento si sta benissimo. C'è questo porticciolo da dove la compagnia Fred Olsen ha i traghetti per Tenerife, i catamarani veloci per il porto di Santa Cruz a Tenerife. Noi comunque, avendo tutto Armas, quindi l'altra compagnia, dobbiamo in ogni caso riprendere da Las Palmas. È un problema che ci porremo tra un po' di settimane. Per adesso ci godiamo Gran Canaria. Molto carini i paesini di Agaete e Puerto de las Nieves. Ci siamo fatti una breve passeggiata, 2 passi in mezzo a questi colori turchesi e bianchi delle case sul porto, invece completamente bianchi il paese principale di Agaete, davvero delizioso. Ora però Mauro ha preferito tornare a Sardegna del Nord, al parcheggio della notte scorsa. Ora siamo sulla spiaggia del paese, la spiaggia è un po' più grande. Mauro si sta facendo un bagno, io non avevo voglia, mi prendo un po' di sole, si sta benissimo.